Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio portarvi con me in Giappone perché voglio parlarvi di un castello che è veramente infestato, il castello di Himeji nella prefettura di Hyogo. Ma prima di cominciare, come di consuetudine, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, attivate tutte le campanelline e commentate. Ma partiamo come sempre dagli arbori, perché io voglio raccontarvi anche la storia che c'è dietro a questo castello, perché è davvero molto interessante, per poi ovviamente andare a parlare della sua terrificante infestazione. Dico infestazione una sola perché ce ne sono anche altre, ma non ve le sto a dire perché sono di importanza irrilevante, quindi voglio parlarvi di una in particolare. Ma partiamo! Questo castello è stato progettato e costruito nel corso del periodo Namboku-chō, nei primi anni dell'epoca Morumaki. Raga, scusatemi per la pronuncia, ma io purtroppo il giapponese non lo so parlare, quindi vi prego scusatemi. Comunque il clan Akamatsu affiancò il principe Morinaga durante la guerra che tra l'altro vinsero, che pose fine allo shogunato Kamakura e fu ricompensato con l'assegnazione della provincia di Harima. Il capo del clan Akamatsu Norimura fondò nel 1333 quella che poi fu diventata la città di Himeji, costruendo un forte sul monte Himeyama. Il figlio di Norimura, Akamatsu Sadanori, fece demolire il forte e al suo posto fece costruire una struttura gigantesca chiamata il castello di Himeyama, terminata nel 1346. Il clan Akamatsu perse il potere in seguito alla ribellione Kakitsu e il clan Miyamana si impossessò per un breve periodo della struttura, che dopo la guerra di Onin tornò in mano agli Akamatsu. Il castello non subì sostanziali cambiamenti fino al periodo Sengoku, quando Harima divenne un feudo del clan Kuroda, il cui capo, Kuroda Shigetaka, lo fece ristrutturare tra il 1555 e il 1561 e lo ribattezzò Castello di Himeji. Secondo i suggerimenti del capo clan Kuroda Yoshitaka, tra il 1580 e il 1581, Ashiba Hideyoshi in seguito prese il nome di Toyotomi Hideyoshi e fece costruire nel castello una torre fortificata di 3 piani e ne fece il proprio quartier generale per l'attacco nell'ovest del paese. Ma dopo la battaglia di Sekigahara nel 1600, Tokugawa Ieyasu assegnò la provincia di Harima al genero Ikeda Terumasa, che con il finanziamento di Tokugawa fece ricostruire il castello. Iniziò nel 1901 facendo scavare 3 fossati, in seguito però fece costruire la torre principale di 6 piani che tuttora domina tutto il complesso. I lavori di tutta questa ricostruzione, restaurazione, creazioni di torri, non torri, comunque terminò nel 1609. Tokugawa usò il castello di Himeji tra il 1614 e il 1615 come base per l'assedio di Osaka, dove il rivale clan Toyotomi aveva ristrutturato l'imponente castello di Osaka. La struttura prese la forma definitiva con il bastione occidentale fatto costruire da Honda Tadamasa. I lavori in questo caso terminarono nel 1618. Himeji fu uno degli ultimi possedimenti dei Tozama Daimyo alla fine del periodo Edo. Fu tenuto dai discendenti di Sakai Tadasumi fino alla ristrutturazione di Himeji. Nel 1868 però il nuovo governo giapponese mandò da Okayama un esercito agli ordini di uno dei discendenti di Ikeda Terumasa, imponendo di non danneggiare la struttura e di espellere tutti gli occupanti. Con l'abolizione del sistema ANE nel 1871, il castello fu venduto all'asta e acquistato dallo Stato per soli 23 yen dell'epoca. Ma durante le fasi finali della seconda guerra mondiale questa struttura fu bombardata, ma non subì affatto gravi danni strutturali. In ogni caso tutta l'area intorno a questo castello era letteralmente stata rasa al suolo. Una bomba che cadde proprio al centro di questo castello fortunatamente non esplose. Nel 1956 iniziò un lavoro di restauro architettonico e nel dicembre del 1993 il castello fu dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Tra l'ottobre del 2010 e il marzo 2015 fu sottoposto a un nuovo restauro che ovviamente rese necessaria la chiusura però in sequenza di alcune aree e l'installazione temporanea di palcature esterne.
Il castello di Meiji è un tipico esempio di castello giapponese con molte delle strutture difensive e architettoniche presenti in questo tipo di costruzioni. Le altissime fondazioni in pietra, i muri bianchissimi e l'organizzazione e disposizione degli edifici all'interno del complesso sono elementi standard in un castello giapponese, come anche le postazioni per l'artiglieria e i fori per il lancio delle pietre contro il nemico. L'elemento difensivo più importante, anzi e addirittura forse anche il più famoso, è costituito dal dedalo di stradine che conduce al maschio, la struttura principale del complesso, costruita tra il 1601 e il 1609. Le porte di accesso, i bastioni e le mura esterne furono costruiti in modo tale da condurre le forze nemiche in un percorso da spirale con numerosi vicoli ciechi per permettere ai difensori di tenere sotto tiro costantemente tutti i nemici. Il castello comunque non fu attaccato in questo modo, quindi in realtà questo sistema difensivo non poté dare prova della sua efficacia. Le tegole invece degli edifici e del corpo principale sono fissate con dello stucco e nelle parti anteriori presentano gli stemmi di tutte le casate che vi si sono alternate. Le finestre invece presentano delle grate che sembrano essere costruite apposta per evitare l'ingresso delle frecce nemiche e sono pensate un po' decorate con lacca nera e foglie d'oro proprio per evitare il propagarsi delle fiamme. Questo sistema veniva utilizzato anche dai templi zen ed essendo una lavorazione preziosa mostra che questo edificio è veramente di alto rango. Le aperture sui muri di recinzione, dette sama, consentivano ai soldati di difendere il castello lanciando frecce o utilizzando armi da fuoco. Da tutto questo deriva la molteplicità delle forme, ovvero tondi, triangolari e quadrati per le armi da fuoco, invece rettangolari per arco e frecce. Questo edificio ha 5 piani, anche se poi in realtà nel conteggio vengono considerati anche 2 piani sotterranei. La porta Ishi è la porta principale del castello e anch'essa è stata decorata con lacca e foglie d'oro. Tra le varie mura c'è anche un fossato che limitava la possibilità di attacchi del nemico, ma lungo la salita di accesso si trova una delle mura chiamate oggi Nokobai, il cui spigolo ha una forma tonda che effettivamente ricorda un ventaglio, da cui infatti prese il nome pendio del ventaglio. Ma ragazzi, ora arriviamo davvero a un terrificante fenomeno paranormale. Okikuko era una bella ragazza a servizio del signore del castello. Un giorno questa ragazza venne a conoscenza di un complotto ordinato dal capo della guardia Asayama Tetsunan per ribaltare completamente il suo signore, tra cui Okikuko era segretamente innamorata. La ragazza fortunatamente avvertì Hosokawa e fece fallire l'intero piano, ma ciò nonostante, dopo quello che ha fatto, il capo della guardia riuscì a stare al suo posto, riuscì a mantenere la sua posizione e presto scoprì che appunto Okiku aveva mandato all'aria il suo piano e cominciò a preparare una strategia di vendetta. Tra i compiti della ragazza c'era appunto quello di custodire 10 piatti molto pregiati. Asayama Tetsunan in qualche modo però riuscì a rubarne uno e a far sì che agli occhi del suo signore Okiku fosse la responsabile del furto. Ma raga, la pena per questo crimine fu tremenda. Pensate che la ragazza venne affidata nelle stesse mani della guardia che dopo essere stata umiliata, torturata e violentata venne uccisa e poi gettata nel pozzo del castello. Da quel momento, tutti i giorni alle 3 in punto, lo spirito di Okikuku uscì dal pozzo e contò da 1 fino a 9, dopodiché scoppiò in lacrime, lamenti e urla davvero strazianti. Questi fenomeni fecero impazzire il signore del castello, che oltretutto era venuto anche a conoscenza poco dopo dell'innocenza della ragazza. Sapete cosa fece? Un giorno chiamò un monaco buddista per cercare in qualche modo di porre fine a tutto questo. Il monaco, dopo aver comunicato con il suo spirito in svariati modi, capì che lo spirito della ragazza era alla ricerca proprio di quel piatto e non trovandolo scoppiò in grida e lamenti. Una notte il monaco, che appunto aveva capito, come vi ho detto poco prima, di cosa si trattasse, aspettò la manifestazione dello spirito di Okikuku
e una volta che questo spirito era arrivato a 9, quindi ha contato 1, 2, 3 eccetera eccetera fino al numero 9, lui urlò 10. Pensate che a questo punto lo spirito di questa ragazza si inchinò di fronte al monaco e lo ringraziò. Da quel momento in poi i fenomeni si calmarono, ma non cessarono, perché anche tutt'oggi, raga, questa ragazza, o meglio lo spirito di questa ragazza, si vede spesso e volentieri girare intorno al castello, ma non solo agli esterni, anche all'interno. E sapete come si manifesta questa volta? Sotto forma di nebbiolina. Ragazzi, che dite? Anche per oggi questo mio video termina qua, io spero vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e commentate tantissimo, perché vi ricordo che a me piace un mondo rispondere ai vostri commenti e noi ci vediamo molto presto nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!